Ciao, oggi vediamo su questo dipinto, che era una fusione che ho già fatto un po' di tempo fa, vediamo qualche finitura per circa 12-13 minuti. Ecco il quadro e avevo lasciato vuoti funzionali nel campanile, nel tetto, nella facciata, nella staccionata, nel castello su. L'albero si vede un po' poco e vorrei definire meglio la linea del castello. Questo qui è un dipinto qui della zona, Lago di Garda, e ups, esco dall'inquadratura. Vabbè, sto facendo tutte le prove, ragazzi, perdonatemi. Quindi con la videocamera così in realtà non posso girare il foglio, quando invece lo giro. E la prossima volta faccio più attenzione. Ok, ho fatto una sfumatura, voglio farla anche su quel pezzettino che vi ho fatto vedere con la, la punta del pennello, eccolo lì. È la prima volta che faccio il video in questo modo, nel senso che ho appeso il telefono alla lampadina e così almeno sta fermo e ho le due mani, no? Le due mani perché giro il foglio. Però adesso ho capito che in un certo modo non posso, mentre mi riprendo, è meglio non fare. Ok, anche lì ho ripreso la parte del muretto, lì in alto a destra, vedi? Voglio vivacizzare i cipressi, che avevo già lasciato il vuoto funzionale, avevo un po' velato e tac, sono fuori. Ui, ui. Un pochino si vede, dai. O così o niente per adesso. Ok, sfumo il cipresso e ce ne sono tre, quindi anche il prossimo lo contorno e lo sfumo, dopo si vede meglio. Ok, eccolo lì. E si sfuma bene con l'acqua. Video delle sfumature le avete già viste a Google. E sto sfumando fuori telecamera, scusate, però lo sto vedendo solo adesso. Eccolo qui che si vede il cipresso che esce dal foglio, manca anche quel pezzettino da sfumare e lo sfumo. Ok, non si vede tutto perfettamente, perdonate, ma per adesso posso fare così. E ho fatto quel pezzettino del cipresso. Metto qualche finestrella in un blu molto slavato negli edifici in lontananza, proprio un colore bello timido perché dobbiamo sottolineare la lontananza. Faccio qualche linea sottile, sottile nel tetto. Sono tutti lavori di finitura che si fanno al lavoro asciutto, se no non vengono. Linea bella sottile. Definisco di più l'albero, però prima definisco il muretto nella chiesa. La chiesa è qui a Padenghe sul Garda e si chiama Maria della Neve, è proprio qui vicino a me. Definisco il muretto con il negativo colorato perché il colore sotto è già asciutto, giro il foglio, pericolo, ma no, questa volta rimane dentro la videocamera, perfetto. E sfumo. La sfumatura è importante. E così ho creato il muretto in negativo colorato.
Do qualche linea più descrittiva nella porta, nell'entrata. Definisco un po' di più la finestrella, tutto con colore bello asciutto, mi raccomando, perché così rimane più visibile. Adesso sto preparando il colore. Che colore ho preparato per definire di più l'albero? Ho fatto un mix del colore rosso veneziano, che è il colore prevalente di questo quadro, rosso veneziano, e questo era il blu di montagna. Li ho mescolati e sono carini insieme, mi hanno fatto un bellissimo pigmento. Sto definendo con delle linee grafiche il tronco per renderlo più visibile, le nostre linee di prospettiva dentro l'albero. Dove sono io? Io sono sul marciapiede, ho fatto io la foto e quindi le linee devono seguire il mio sguardo, come da video precedente. Se vi interessa guardatelo. Poi rinforziamo qualche ramo, sto rinforzando. Il colore è sempre quello, ho mescolato i due colori principali, non ne ho aggiunto altri allora. E i nostri rami fini, sottili, pendenti, perché gli ulivi qua sul lago di Garda vanno potati in modo che i rami guardano in giù. Perché questo? Perché così si raccolgono più facilmente le olive, così mi hanno detto. Poi oggi hanno anche i macchinari. Ok, quindi faccio i rami in giù, anche perché non volevo coprire più di tanto la chiesetta. Se li facevo in su i rami la coprivo troppo. E qui realmente c'è il castello su in alto, bellissimo. Faccio delle finiture dentro il nostro ulivo. E visto che siamo in primo piano con l'albero possiamo fare delle finiture un pochino più dettagliate. Ecco, sto preparando il pigmento. La steccata c'è negativo, negativo colorato, e adesso sto facendo il positivo. Positivo sono delle linee piene. Sto completando in questo modo, senza fare le nostre famose autostrade. Mescolo il colore. Faccio ancora un pezzettino in positivo. Poi i positivi vanno fatti sempre per ultimo nella mia tecnica. Perché questo? Perché puoi sovrapporre gli altri elementi. Qui ho aggiunto un po' di prospettiva nella staccionata. E lì ho creato un negativo colorato, l'ultimo pezzettino della staccionata. Spero che si veda, e non si vede. E così, è così adesso, vabbè, la prendiamo così com'è. Fa niente, dopo lo vedete sulla foto, la foto finita, la potete studiare un po', ingranditela pure. Dopo ve lo faccio vedere girato, eccolo lì. L'ultimo paletto a destra
la parte superiore ho fatto il negativo colorato. Poi mi manca il pezzettino di muro là in fondo, degli edifici là in fondo, della stradina. Li ho messi e ho sfumato il muretto, là adesso si vede. E vi consiglio, guardate bene il quadro finito, ok? Così vedete tutti i dettagli che vi ho descritto adesso. Ho definito anche il muretto lì, ecco. Definisco un pochino di più il tetto, metto il pigmento, quello che prima non avete visto in camera, qui si vede, in fotocamera qui si vede, perché sono più in basso. Quindi ho definito la mia silhouette e ho sfumato, sempre con gli stessi pigmenti, che no, questo qui è zaffiro ovviamente. Allora, buon lavoro e i video adesso li faccio così, spero che vi piacciono, perché adesso almeno posso fare un vero quadro. A presto e ciao a tutti!